una delle cose che più mi affascina del luogo in cui vivo è la sua imprevedibilità. Alle Svalbard l'imprevedibilità è la regola. Un attimo prima ti acceca il sole e quello dopo una tempesta di neve ti fa tremare la casa. Il giorno e la notte sono combattenti implacabili, intrappolati in una lotta eterna. Così si dividono equamente il tempo, metà anno ciascuno. Poi ci sono i viaggi sulla motoslitta attraverso deserti innevati, un'odissea che si avventura nell'ignoto, nelle profondità dell'isolamento. Dopo ore di avventura, quando sembra che il mondo abbia abbandonato ogni forma di civilizzazione, ecco che spuntano piccoli insediamenti umani, luoghi dove la vita si aggrappa alla speranza, resistendo al vuoto che li circonda. E poi le rovine, segni indelebili di un passato misterioso. Le rovine di insediamenti russi sono come porte aperte su un'altra era, un tempo in cui le persone sfidavano la natura selvaggia con il loro coraggio e la loro determinazione. È quasi possibile percepire i loro sforzi e immaginare le loro vite intrecciate con la terra e con il cielo. Ecco cosa rende questo luogo così affascinante, la sua capacità di trasportarti indietro nel tempo e di farti sognare di vite lontane dal nostro mondo moderno. È un normale un po' diverso, un'esperienza unica che ti abbraccia con la sua bellezza e la sua storia. Welcome to Barentsburg! Le Svalbard, un arcipelago di isole selvagge situato nel mar glaciale artico, custodisce un enigma, la presenza di insediamenti russi, alcuni ancora abitati come Barentsburg, altri abbandonati come Pyramiden e Grumman. L'albergo sovietico. Le prime spedizioni russe alle Svalbard risalgono al XVII secolo per la caccia alle balene e alle foche. L'interesse per l'arcipelago crebbe all'inizio del XX secolo con la scoperta di ricchi giacimenti di carbone. Nel 1920 il Trattato delle Svalbard confermò la sovranità norvegese sulle isole, ma concesse alla Russia il diritto di continuare l'attività mineraria e di stabilire insediamenti permanenti. Fa freddo, c'è un sacco di vento. Siamo a meno 20 gradi, ragazzi. Questa è la scuola di Barentsburg perché ci sono effettivamente anche bambini che vivono in questo paese, in questo insediamento. Hi! Barentsburg è l'unico insediamento russo ancora abitato alle Svalbard. Con circa 400 abitanti, la città conserva un'atmosfera sovietica con edifici in stile comunista, monumenti e simboli dell'epoca passata. La miniera di carbone è ancora in funzione, seppur con dimensioni ridotte, e l'economia locale si basa anche sul turismo e sulla ricerca scientifica. Una delle poste più remote del mondo. La vita a Barentsburg è semplice e spartana. I ritmi sono scanditi dal lavoro nella miniera di carbone ancora in funzione e dall'attività legata alla sopravvivenza in un ambiente artico così estremo. La comunità è unita e solidale, unita contro le sfide di un territorio così inospitale.
Barentsburg è un luogo unico al mondo, un microcosmo sovietico ai margini del mondo. Nel corso del XX secolo sorsero diversi insediamenti minerari russi qui alle Svalbard, tra cui Barentsburg, Pyramiden e Grumman. Questi villaggi prosperarono grazie all'estrazione del carbone che forniva lavoro e sostentamento alla popolazione. Tuttavia, con il declino dell'industria carbonifera negli anni 90, alcune miniere chiusero e i villaggi associati furono abbandonati, come Grumman e Pyramiden. Meno 20, meno 25 si sentono. In questo momento i meno 25 si fanno sentire. Sembra un insediamento deserto, ma in realtà ci vivono 300-400 persone. Ci sono bambini che vanno a scuola, c'è un ristorante che funziona, un albergo che ospita turisti da tutto il mondo, una miniera, una piscina, un negozio di souvenir e tanta neve. Qui in estate ci si arriva in barca e in inverno è raggiungibile solo tramite la motoslitta, circa 2 ore dal principale insediamento delle Svalbard, quello di Longyearbyen, dove vivo io. Quindi è uno dei posti più remoti. The sun! Ci si diverte con poco. E qui c'è la chiesa. Questa è la pista di pattinaggio e questi sono gli appartamenti dove le 300-400 persone che vivono qui a Barentsburg abitano in questi edifici. Questo non è l'insediamento russo più a nord del mondo, perché ce n'è un altro che si chiama Pyramiden ed è l'insediamento russo non abitato più a nord del mondo. Un tempo era abitato, ma adesso è diventata una città fantasma in cui tutto è stato abbandonato da un giorno all'altro. Come accennato in precedenza, tra gli insediamenti abbandonati troviamo Grumman. Abbandonata nel 1961, conserva ancora le rovine di una miniera di carbone e di un piccolo villaggio. Kolesbukta, un insediamento fantasma con resti di edifici e una miniera di carbone dismessa. Un'esplorazione suggestiva tra i ruderi di un passato industriale. Pyramiden, chiusa ufficialmente nel 1998, era un tempo una fiorente città mineraria con circa 1000 abitanti. Oggi è un'ambientazione surreale con edifici abbandonati, un hotel in stile sovietico ancora in funzione e un'incredibile piscina dismessa. È questo l'imprevedibile fascino del mio angolo di mondo, un luogo dove la natura regna sovrana, dove l'uomo si adatta al ritmo del tempo e dove la normalità assume sfumature inaspettate.